alla fine non ci resta che fare il through, ecco qua, unendo i due cavetti. Questi sono stati avvitati assieme, li stringiamo, anche qua, facciamo through. E poi abbiamo sostanzialmente esaurito tutti gli elementi, facciamo done. Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono IW2FND Lucio ed oggi vi voglio parlare della calibrazione dei VNA, qualunque essi siano. Nel video motiverò le scelte adottate con rigore scientifico. Tutto ciò per rendere l'utilizzatore il più possibile consapevole dei problemi associati alla calibrazione di questi strumenti, che oltre all'ampiezza misurano anche la fase delle onde. Qui ne ho una discreta rappresentanza. Questo è il mini VNA, amico di vecchia data, ed è stato il mio primo VNA. Questo è della ditta Elad ed è un SNA che misura solo l'ampiezza e non la fase. Questo invece è il VNA di Tom Bayer di G8SQ. Tom Bayer è un professore dell'Università di Ulm ed è venduto dalla ditta SDR Kids. Questo invece è il famoso Nano VNA versione 2 con connettori N, che è uguale praticamente a tutti gli altri perché all'interno è stato inserito un adattatore NSMA. Questo è l'analizzatore d'antenna AA230 della ditta Rig Expert. Anche lui è un VNA ed è in grado di misurare sia l'ampiezza che la fase dell'onda. Infatti la versione Zoom, che è questa qui, può rappresentare i dati sulla carta di Smith. L'unica differenza rispetto agli altri è che ha una sola porta e quindi può misurare solamente l'S11. Per cui lo scopo di questo video è quello di imparare a calibrare consapevolmente lo strumento per poter eseguire misure ripetibili sui dispositivi tipici dei radioamatori, quali le antenne, le linee di trasmissione, i trasformatori e quanto altro. Ma iniziamo col chiederci: perché la calibrazione è necessaria? La calibrazione è necessaria per dire allo strumento qual è il setup esterno di misura, cioè cosa c'è attaccato alle sue porte. In altre parole, se stiamo misurando direttamente sulle porte o se usiamo degli adattatori o dei cavetti coassiali o delle prolunghe, eccetera, eccetera. Ma quando bisogna calibrare? Ovviamente ogni qualvolta cambiamo la configurazione esterna, cavetti, adattatori, prolunghe, ma anche quando cambiamo le frequenze di start e di stop e quando cambiamo il numero dei punti di misura, cioè lo step. La calibrazione è indispensabile? Sì, la calibrazione è indispensabile perché lo strumento, anche se nuovo di fabbrica, non è informato di ciò che c'è all'esterno e le misure di fase, cioè quelle che servono per identificare la parte immaginaria dei dispositivi collegati, sono quelle più critiche e lo sono con più la frequenza è elevata, per cui la calibrazione è indispensabile. Per svolgere correttamente la calibrazione occorre un kit di calibrazione. Se la calibrazione è una sola porta, il kit è composto da un carico fittizio a 50 ohm, questo qui, vedete, da un cortocircuito, quest'altro qua che ha il pin centrale, e da un circuito aperto, quest'altro qua, vedete che è senza il pin centrale. Questo kit è detto kit SOL, Short, Open and Load. Le calibrazioni a due porte, oltre al kit SOL,
necessitano di due cavetti coassiali di buona qualità. Vedete, io utilizzo questi qua con del cavo coassiale semirigido, ed un connettore femmina-femmina detto through, cioè il classico barilotto. Il kit fatto così si chiamerà quindi kit SOLT, Short Open Load and Through. I kit SOLT esistono per ogni tipologia di connettore, e sia per i connettori maschio che per quelli femmina. A dire il vero, col kit maschio, questo qua, è possibile ottenere quello femmina inserendo il through nei singoli connettori, ma questo lo vedremo più avanti. Ogni qualvolta si svolge la calibrazione, bisogna sapere su che piano di riferimento viene fatta. Tipicamente la calibrazione avviene sul piano di riferimento convenzionale del connettore. Qui vedete dal catalogo Radial i datasheet dei connettori. Qui è rappresentato l'SMA. Il piano di riferimento convenzionale, reference plan, è questo qui, su questa corona qua, che corrisponde a questa piccola ghiera che c'è in questo punto qui. Mentre se noi andiamo a prendere il connettore di tipo N, sempre dal catalogo Radial, noi vedremo che il piano di riferimento convenzionale è su questa corona qua, che corrisponderebbe a questa corona qui, questo punto qua. Infine il connettore BNC ha il piano di riferimento convenzionale su questa corona qui. Il reference plan sarebbe questo qua, questa coroncina qui interrotta. Come potete vedere è sempre la presa che ha il punto migliore di riferimento, in cui è facile vedere qual è, perché la spina invece ce l'ha in profondità. Sempre riferendosi al BNC, vediamo che sarebbe là in fondo, e quindi non è così semplice da trovare. Qui inoltre potete vedere alcuni kit di calibrazione che sono praticamente SMA di due tipi, sia maschio che femmina, il kit di calibrazione con connettori N, e un kit di calibrazione con connettori BNC. Ma perché occorre sapere su che piano si calibra? Perché in lettura nessun fenomeno avviene immediatamente, cioè a tempo zero, ma tutti i fenomeni richiedono un certo tempo per avvenire, tempo che può essere piccolo, ma sicuramente non nullo. Per studiare queste cose è bene ripassare le onde sinusoidali. Vedete, questa è un'onda sinusoidale che percorre un certo periodo. Il periodo è la distanza che c'è tra questo punto qua e quest'altro punto qua. Vedete, attraversano l'asse delle ascisse con la stessa pendenza. Il periodo è espresso in tempo e si può anche esprimere come l'inverso della frequenza. 1 fratto la frequenza dà il tempo. Se noi vogliamo sapere quanto spazio ha percorso un'onda elettromagnetica, dobbiamo tirare in ballo la velocità. La velocità dell'onda elettromagnetica nello spazio o anche nell'aria è la velocità della luce, quindi c celeritas. La legge del moto ci dà quanto spazio percorso, velocità per tempo uguale spazio. Se la velocità della luce ed il tempo è il periodo, noi avremo la lunghezza d'onda, cioè quanto è lunga questa onda qua nello spazio quando si propaga. Velocità per tempo uguale lunghezza o distanza percorsa, oppure se preferite velocità della luce, cioè la sua velocità fratto la frequenza. Il periodo si esprime in secondi, ma può essere espresso anche in angoli di fase. Infatti una sinusoide percorre tutto il suo periodo andando da 0 a 2π se espressa in radianti, mentre se espressa in gradi
è da 0 a 360 gradi. Quindi un angolo di fase corrisponde a un certo tempo, che sarà il tempo diviso 360, e anche un certo spazio percorso che è dato dalla lunghezza d'onda diviso 360. Dato che il tempo e la lunghezza d'onda dipendono dalla frequenza, è comodo riferirci ad una tabellina di questo tipo, cioè cambieranno le cose in funzione della frequenza. In questa tabella abbiamo riportato la frequenza nella prima colonna, nella seconda il periodo e la lunghezza d'onda. Poiché il periodo e la lunghezza d'onda dipendono dalla frequenza, a 1 MHz ci sarà 1 microsecondo, a 30 MHz 33,3 nanosecondi, a 300 MHz 3,33 nanosecondi, mentre a 3 GHz 333 picosecondi. Le lunghezze d'onda chiaramente sono 300 diviso la frequenza in MHz, quindi 1 MHz è 300 metri e 1 MHz a 30 MHz 10 metri, a 300 MHz 1 metro e a 3 GHz l'onda percorre solo 10 cm. Un grado d'onda corrisponde praticamente ad questi valori qua divisi il numero di gradi, cioè 360. Lambda diviso 360 dà un grado d'onda che è la nostra tolleranza nelle misure. A 1 MHz sarà 0,833 metri, cioè 83,3 cm, è abbastanza lunga. A 30 MHz invece si sono già ridotti a 27,7 mm, a 300 MHz 2,77 mm, a 3 GHz 0,27 mm, cioè 2,7 decimi. Se noi pensiamo che poi l'onda quasi mai attraversa l'aria, ma attraversa le nostre linee hanno dei dielettrici diversi dall'aria, che possono essere il polietilene, il teflon, il foam. Ecco, questa velocità, questa distanza, questa lunghezza diminuirà in funzione della velocity factor. Qui ho fatto i calcoli per un velocity factor di 0,69, che è praticamente quello del Teflon, del PTFE. Quindi, facendo i conticini, si ottiene che questi 83 cm diventano 57,4 a 1 MHz. Questi 27,7 mm diventano 19,1 a 30 MHz, mentre a 300 MHz 1,91, cioè praticamente 2 mm, e a 3 GHz sono praticamente 2 decimi di millimetro. Quindi le misure devono essere estremamente precise, in quanto 2 decimi di millimetro a 3 GHz già procurano un errore di 1 grado, che è quello tollerabile un po' da tutti. Quindi l'onda, quando percorre un certo tratto di linea, ci impiega un certo tempo. Quanto vale questo tempo? Beh, il tempo si ricava dalla legge del moto. Lo spazio diviso la velocità è uguale al tempo. La velocità a sua volta è data dalla velocità della luce moltiplicata per velocity factor del materiale che viene attraversato. Quindi il tempo di delay, cioè di percorrenza, è uguale allo spazio fratto la velocità. Quindi la distanza fratto la velocità della luce per il velocity factor, che se noi lo semplifichiamo ulteriormente sarebbe questo elemento qua, 1 fratto la velocità della luce per il velocity factor per la distanza percorsa. È interessante sapere quanto tempo l'onda ci impiega ad attraversare 1 millimetro di onda quando ci troviamo nei vari tipi di dielettrico. Risulta comoda questa tabella qua, questa tabellina qui, in cui vi è indicato il materiale, l'aria, la costante dielettrica, il velocity factor che è 1,
nel caso dell'aria è uguale a quello del vuoto, un poco diverso da 1, è praticamente 1, e la distanza percorsa in picosecondi, cioè il tempo che ci impiega ad attraversare 1 millimetro di elettrico, che sono 3,333 picosecondi. Nel caso del foam invece sono 4,216 picosecondi, oltre la virgola non sono più picosecondi, sono femtosecondi. Il Teflon 4,83 picosecondi, il polietilene 5,05 picosecondi e il PVC, che si usa molto poco, è 6,23 picosecondi. Interessante è sapere quanto ci impiega un'onda ad attraversare un fru, tipo questo qua. E per fare questi conti è necessario sapere quali sono i percorsi che l'onda fa nell'aria e quanti sono i percorsi che fa l'onda nel Teflon. Per fare questo è necessario riprendere in mano il catalogo del connettore, in questo caso N, e andare a vedere quant'è la distanza tra la corona più esterna, questa qua, la battuta più esterna, e la battuta interna dove c'è il piano di riferimento. Questa distanza in millimetri è espressa dal numero A. Il numero A dice che è 9,05 e 9,19 nel caso del connettore N, mentre nel caso del connettore SMA anche qui viene espressa questa distanza qua e viene indicata con la lettera Q, quindi il jack ha praticamente la spina da 1,88 a 1,98 mm, mentre invece per ciò che riguarda il BNC la distanza è questa qui indicata dalla lettera G. La lettera G riporta il valore 8,3-8,5 mm. Ovviamente io ho già fatto tutti i calcoli e ve li riporto qui. Nel caso del connettore di tipo N che avete visto prima, vi sono 5,52 mm in aria da questa parte, 5,53 da quest'altra e la parte in Teflon è 9,23. Mentre nel caso dell'SMA abbiamo già fatto anche i conti in questo caso, sono 15,04 mm nel Teflon, anche se qui ci sono 2 mm in aria, in quanto la presa quando si innesta va perfettamente battuta, quindi è tutto Teflon. Nel caso del connettore BNC abbiamo queste altre misure. Da questo punto a questo punto è tutto Teflon ed è 15,74. A titolo di esempio facciamo i calcoli con il FRU di tipo N. Come abbiamo visto dalle tabella precedente, ho riportato i vari numeretti qui. Quindi ci sarà il tempo di ritardo, cioè il delay time, è uguale dallo spazio percorso in aria per il ritardo che ha quando attraversa 1 millimetro di aria, più lo spazio che viene percorso nel Teflon per il tempo che ci impiega a percorrere 1 millimetro di Teflon, più sempre la parte, questa volta da quest'altra parte qua, in aria per il tempo di ritardo che ci impiega a attraversare l'aria. Se noi rimettiamo i numeri, andando a vedere 5,22 era dal disegno precedente, per aria, quindi è 3,333, più 9,23 nel Teflon per 4,83, più l'altra parte in aria 5,53 per 3,333 sono complessivamente l'onda quando attraversa questo connettore di tipo N sono 80,41 picosecondi. Come vedete il tempo è molto piccolo e però non nullo. Ricordatevi che ogni qualvolta
che vogliamo fare delle misure di fase, è importante tenere conto di questi tempi, soprattutto quando noi lavoriamo in VHF, UHF o SHF, perché come vi ho detto prima, un grado di errore, che è quello che solitamente si tollera, corrisponde nel caso di 3 GHz a praticamente 2 decimi di millimetro, cioè molto meno di un millimetro. Ho già fatto i calcoli per tutti questi connettori FRU e vi spiegherò poi il perché l'ho fatto per i FRU. Il connettore N è 80,41 picosecondi. Il connettore del mio kit di calibrazione della Rosenberger è 53,52 picosecondi, e mentre il mio kit di calibrazione Amphenol di tipo BNC è 76,2 picosecondi. Teniamo a mente questi numeri perché poi ci serviranno successivamente per fare delle misure precise. Svolgiamo ora una vera calibrazione. Qui sul banco vedete un Nanon VNA con due cavetti di buona qualità che hanno da una parte un connettore N e dall'altra un connettore SMA, perché il mio è un Nano VNA con connessioni N. Il cavo utilizzato è un cavo semirigido con isolamento in Teflon di tipo RG402 o similare. Inoltre abbiamo qui il kit di calibrazione della SDR Kits, ed è un kit della Rosenberger maschio, detto anche plug. E poi qui al suo interno abbiamo un barilotto femmina che bisogna comprare a parte. Avvitiamo stretto i due cavetti sulla porta del Nano VNA, perché abbiamo visto che a certe frequenze anche i decimi contano, e cominciamo con impostare le frequenze di start e di stop. Quindi andiamo in stimulus, start facciamo 1 giga e mezzo gigahertz e poi stop facciamo 2 GHz. Ecco, abbiamo impostato le frequenze di start e di stop, lo strumento analizza su 101 punti, quindi lo span è 500 MHz, diviso 100 sono circa 5 MHz a punto. Andiamo ad eliminare le tracce che non ci interessano. In display trace togliamo la traccia 3, la traccia 2, togliamo anche la traccia 1, lasciamo la traccia 0 che è la traccia dell'S11, cioè la traccia del coefficiente di riflessione su questo ramo qua. La traccia 2 invece è l'S21, che è il segnale che viene trasmesso. Per ora lo lasciamo così. Inoltre andiamo in display e in format scegliamo carta di Schmidt. Ecco perché la carta di Schmidt, perché la carta di Schmidt è comoda quando si calibra, perché ci dà l'indicazione immediata dell'avvenuta calibrazione. Tra un attimo vi farò vedere. Ecco, il primo problema che troviamo è che il nostro kit di calibrazione ha connettori dello stesso tipo. Quindi, avendo connettori dello stesso tipo, non possiamo avvitarli su questo connettore, e ci avvaliamo del barilotto. Inseriamo il barilotto sulla porta dell'S11, che il Nano VNA, non so il perché, ma chiama questa
porta 0, quando tutto il mondo invece la chiama 1, infatti il parametro scatter è S11 e questa invece il nano VNA la chiama porta 1, ma tutto il mondo la chiama 2, infatti l'S21 è il parametro scatter che viene misurato su quella porta. Stringiamo questo barilotto con questa chiave che è molto comoda e ve la consiglio e andiamo nel menu di calibrazione, Calibrate, lo strumento si aspetta l'open. Noi potremmo lasciare il barilotto così com'è perché comunque è un open, è anche abbastanza buono, però il kit Rosenberger ci offre l'elemento giusto open, quindi ci andiamo ad inserire l'open e stringiamo con la nostra chiave senza esagerare perché poi dobbiamo svitarlo. Premiamo open, diventa verde, poi a un certo punto ritorna nero e l'ha già fatto. A questo punto togliamo l'open e andiamo ad inserire il secondo elemento che è lo short. Lo short è questo qua, quello che ha il pin centrale, ma è tutto metallo. Andiamo a stringere, ecco qua, short. Ecco, anche lo short l'ha preso e ora andiamo ad inserire il load. Ricordate di stringere bene questi connettori perché vi dicevo i decimi contano a certe frequenze. Ecco qua, abbiamo avvitato, mettiamo load ed ecco il load è fatto. Alla fine non ci resta che fare il through, ecco qua, unendo i due cavetti. Questi sono stati avvitati assieme, li stringiamo, anche qua, facciamo through. E poi abbiamo sostanzialmente esaurito tutti gli elementi, facciamo done. A questo punto lo strumento è calibrato, appare questa scritta qui e dice che è calibrato e possiamo salvarlo in una delle memorie, mettiamo la memoria 0, l'abbiamo salvato nella memoria 0. A questo punto, dato che è avvitato, andiamo a controllare subito l'S21, cioè il display trace 1. Praticamente l'S21 è il segnale che viene spedito da questa porta e inviato su quest'altra. Come vedete la traccia è perfettamente orizzontale e indica 0 dB. Mentre il canale 0, che sarebbe l'S11, l'indice di riflessione di questa porta qui, mi dà il centro perché qui dentro c'è una resistenza che è di 50 ohm, leggermente diversa da quella del kit di calibrazione perché vedete che c'è un piccolo cerchiettino, non c'è un puntino. Ora che abbiamo controllato l'S21, cioè il segnale che viene attraverso il barilotto e va a finire dentro nell'altra porta, lo svitiamo il connettore e andiamo a controllare che la calibrazione sia avvenuta correttamente. Allora, già abbiamo un'idea che la calibrazione è venuta correttamente perché con l'aperto il punto si posiziona qui all'estrema destra della carta di Smith. Non è perfettamente centrato perché noi prima avevamo avvitato il suo open. Ora se andiamo ad avvitare sulla porta sempre dell'S21, quindi la porta 1 che è qui la 0, il punto si posizionerà all'estremo sinistro, cioè che è il cortocircuito. Mentre se noi in questo punto sostituiamo il carico, andremo a
posizionare il nostro punto esattamente nel centro della carta di Smith. Ecco perché vi dicevo che la carta di Smith è molto comoda per verificare la calibrazione dello strumento. Ora andiamo a rimuovere il barilotto. Rimuovendo il barilotto, la linea si accorcia, ok? La linea si è accorciata della quantità che è la lunghezza del barilotto. La lunghezza del barilotto procura un delay che nel mio caso, non so quanto è 46 picosecondi, che è stato calcolato con il metodo che vi ho detto all'inizio, 46 picosecondi, quindi ora l'onda si propaga, arriva a questo open, che non è un open, perché qui c'è una piccola antennina dovuta a questo pin centrale, e poi ritorna indietro, ma non vede più il barilotto. Se ci fosse stato il barilotto sarebbe stato attraversato una volta nell'andata e una volta al ritorno, quindi il delay che ho calcolato di 46 picosecondi deve essere raddoppiato, 92 picosecondi. Inoltre, dato che il tratto di linea è stato tolto, dobbiamo dire allo strumento che abbiamo tolto 92 picosecondi. Per fare questo dobbiamo andare qui nel menu, vedete, Display, Scale, Electric Delay. Nell'Electric Delay dobbiamo dire che abbiamo tolto 92 picosecondi e come per incanto si riposiziona in questo punto il nostro open. Questo strumento non è in grado di misurare la fase sulla porta 2, cioè sulla porta 1, lo chiamano 1, sulla porta 2, perché altrimenti apparirebbe il delay anche sulla porta 2, mentre in questo caso non c'è, non essendoci è in grado di misurarlo solo in questo punto. Ecco, lo strumento, abbiamo fatto la calibrazione, abbiamo verificato che sia stata presa e in questo momento, da questo momento in poi, è in grado di svolgere misure sul piano di riferimento del connettore, che è questa ghiera qua, questa ghiera qui. Se noi dobbiamo spostare questo punto più avanti perché inseriamo degli altri connettori o dei tratti di cavo o dei pezzettini di linea, dobbiamo intervenire sempre nell'electric delay, allungare ed accorciare e fare in modo che quando non c'è nessun carico, quando c'è l'aperto, il punto si posizioni nell'estremo destro della carta di Schmidt. Il video finisce qui e spero che vi sia stato utile. Se vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un bel like e di attivare la campanella, onde evitare di perdervi i prossimi video. Ciao, alle prossime!